Ciao a tutti cari amici, ben trovati in un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Questa mattina vado a fare un video su richiesta e vado a vedere se questa persona si deciderà ad andare a convivere con voi, quindi se coronerete, diciamo, il vostro desiderio di convivenza. Ho già preparato due varianti, la variante blu e la variante arancione. Ricordo che sono interattivi, quindi sono validi dal momento in cui li vedete e soprattutto che sono stesi generali, quindi fate attenzione, cercate di trattenere quello che sentite appartenere alla vostra situazione e lasciare andare quello che invece proprio non vi risuona per niente. Vi farò una prima parte dove cercherò un attimo di inquadrare la situazione, vedere le vostre energie, le energie della persona di cui chiedete e lì dovrete poi individuare se effettivamente parliamo della vostra situazione, se la sentite risuonare, restate nella variante, altrimenti cambiate interattivo. Io vi ringrazio per i commenti che mi scrivete, per i mi piace, perché il canale sta crescendo moltissimo e spero che continueremo a stare insieme per molto tempo. Vi lascio qualche secondo, scegliete a distinto, quindi la variante blu e la variante arancione, poi parto subito con la variante blu. Eccoci qua, allora sposto la variante arancione, metto qui il simbolino blu, così lo vedete, e andiamo subito a stendere le carte e vediamo com'è la situazione. Quindi le carte per la situazione attuale con gli oracoli, un arcano maggiore, poi esce il mondo, poi abbiamo le energie di questa persona nei vostri confronti e le vostre di energie verso questa persona. Allora. Allora, parto con l'arcano maggiore del mondo, che è una carta che mi raffigura un completamento di una situazione. Qui attualmente diciamo che potrebbe esserci stata, qui sembra quasi che ci sia una chiusura o comunque qualcosa che non è andato a buon fine. Qua mi esce la sinfonia incompleta, quindi mi parla di un progetto, di qualcosa che era stato intrapreso che si ferma, si blocca. Abbiamo un taglio dei rami secchi, quindi qui secondo me c'è stato uno stroncamento con questa persona, c'è proprio un taglio e me lo fanno capire varie carte. In primis il mondo, perché mi parla di una chiusura, certo di una realizzazione sicuro, ma la realizzazione dipende in che ambito, nel senso cioè, dipende dal desiderio della persona che chiede, realizzazione personale, ok? C'è una sinfonia incompleta, un taglio dei rami secchi, allora qui potrebbero esserci varie situazioni. Allora, o voi che guardate avete, o uno dei due insomma che è presente nella coppia, avete rotto con una precedente relazione o un precedente fidanzamento e quindi avete diciamo chiuso un percorso che avevate già intrapreso, tagliando quindi tutti i contatti, comunque la situazione, e siete riusciti a stare con la persona che amate, con la persona che volete, che mi è raffigurata dal mondo. Nel caso in cui invece, che data la domanda mi sembra diciamo la stesa più diciamo prevalente, però qui non escludo per alcuni di voi che ci possa essere stato anche un taglio, quindi proprio una chiusura di questo rapporto che chiedete, perché qua col mondo mi parla della fine di un ciclo, di qualcosa che è arrivato a compimento, che più in là di così non può andare, cioè a un certo punto si è resi conto che si è arrivati a un punto di non ritorno e basta, e la situazione non può andare oltre. La sinfonia incompleta mi parla appunto di qualcosa che si è interrotto e del taglio dei rami secchi, quindi di togliere dal mezzo delle situazioni, anche delle persone che non fanno più parte della nostra vita. E qui vedo che c'è un atteggiamento nei confronti di questo rapporto estremamente flessibile, qua mi esce la flessibilità, quindi la capacità di essere anche di mentalità aperta, quindi di capire, di reagire in modo elastico, diciamo, alle situazioni, ma anche di intraprendere delle scelte che magari non si erano neanche mai state valutate nella vita, ok?
Allora, qui abbiamo l'energia di questa persona nei vostri confronti, che è un'energia di controllo. Questa persona potrebbe essere estremamente fredda nei vostri confronti, potrebbe anche avere proprio, essere una persona molto diligente, però ci vedo più una persona logico-razionale, quindi che si lascia andare poco alla parte emotiva, alla parte affettiva di se stesso, perché appunto ha un po' la mania di controllare, di tenere sotto controllo la situazione. Potrebbe anche essere che oggettivamente vi stia controllando questa persona, quindi magari ha una forte gelosia o è una persona possessiva e cerca magari di guardare cosa fate, anche e soprattutto magari su internet, su queste situazioni qui. Esce poi la carta della soppressione, che mi parla di una persona che si sente un po' legata, si sente bloccata in questo rapporto, si sente schiacciata, ok? Che sia per colpa vostra o perché la persona stessa sente questa situazione, questo ovviamente le carte non me lo dicono, a me esce comunque una persona che ha una sensazione di essere schiacciato, cioè non si sente libero, non si sente appagato, diciamo, da questa situazione. E poi c'è la carta della trasformazione, quindi è una persona che potrebbe andare incontro ad un cambiamento, ok, con voi. Non escludo per alcuni di voi che il completamento di questa situazione, qua sembra quasi che sia questa persona sia arrivata ad un punto limite e che abbia intenzione di dare una svolta alla situazione, però dalle carte che ci sono non sembra una situazione molto piacevole, la svolta, insomma. Esce poi la carta della nuova visione, qua potrebbe essere che o questa persona ha capito qualcosa di questo rapporto, cioè si è reso conto magari o che non fa per lui, per esempio, o addirittura magari potrebbe anche essere, dopo andiamo a vedere con le carte, con i tarocchi, che questa persona abbia cambiato la visione di questo rapporto, ok? Mi viene più da pensare però che ci sia una sorta di chiusura da parte di questa persona, perché si sta rendendo conto di tutte questa mania di controllo, questa oppressione che lui ha nei vostri confronti, si sta rendendo conto del perché ce l'ha molto probabilmente, si sta anche rendendo conto di avercela, senz'altro. E che quindi diciamo che non è molto felice, diciamo, questa persona, ok? Voi invece avete un'energia verso quest'uomo o questa donna, ricordo, girate se non sentite che non è vostra, che di protezione, siete delle persone anche che tendono a molto accudenti e cercate di far fiorire, diciamo, questo rapporto. Avete un'energia veramente opposta a questa persona, cioè voi siete molto ben disposte, molto, molto accudenti e quest'altra persona invece è veramente non ha delle buone energie verso di voi, è più un'energia di sopportazione, ecco. Andiamo però a vedere un attimino con i tarocchi, quindi se questa persona si deciderà a convivere con voi, andiamo a vedere. Allora, poi esce un 2 di bastoni, il carro, la regina di spade. Allora, qua in fondo mazzo mi esce il 7 di pentacoli che mi parla di qualcuno che sta aspettando che i frutti siano maturi. Allora, qui mi esce la carta, mi esce in centro stesa la carta della regina di spade. Allora, qui voi state ragionando su come poter affrontare, cioè ottenere quello che volete. Potreste essere in uno stato attuale anche un po' di, come posso dire, un po' taglienti. Qui potreste avere una persona che oggettivamente non sa scegliere. Non sa prendere una decisione, come esce il 2 di bastoni, quindi è una persona che si attacca ad una situazione, però non è in grado, sotto un certo punto di vista, di mollare
un'altra. Quindi vedete che qua c'è questa ragazza che sta guardando, diciamo, anche al futuro, ha dei progetti, ha delle questioni in cui vuole arrivare, insomma, però c'è quest'altro bastone dietro che è come se un po' mi impedisse di andare avanti, ok? Allora, qui potrebbe esserci una comunicazione da parte di questa persona e onestamente diciamo che convivenza vera e propria ce la potrei vedere con il 10 di coppe, però non vi vedo molto soddisfatte. Non vi vedo molto soddisfatte con questo, siete regina di spade, allora, o siete un segno d'aria, quindi gemelli, bilancia o acquario, perché qui c'è la direzione verso il 10 di coppe, ma allora andiamo a chiedere un attimino per quale motivo voi uscite come regina di spade. Perché uscite come regina di spade? Probabilmente voi qui state anche litigando per questa situazione qua, cioè non escludo che qua voi siete infastidite dal fatto che questa persona non asseconda il vostro desiderio, cioè questa persona si sente oppresso molto probabilmente per questo, ok? Perché voi state chiedendo la realizzazione di questo 10 di coppe, vedete com'è bello, la famiglia, lo stare insieme, i bambini, e qui però sì, ci vedo con questa torre dei litigi e con la luna, il fatto di avere delle incertezze. Voi soffrite questa mancanza di sicurezza che questa persona non vi dà, cioè non vi dà quello che volete. E questa cosa vi fa star male sostanzialmente. Allora vediamo ancora se questa persona alla fine ci sarà una convivenza alla fine. Sì, 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 allora, qua c'è il Papa, esce il Papa a fondo mazzo, quindi è una persona che comunque ha dei principi morali molto importanti e qui è anche una persona che guida, una persona che comunque quando dice una cosa la fa, è una persona che è affidabile, ecco, non mi veniva il termine, affidabile. Allora, vedo che qui c'è una delusione iniziale con questo 5 di coppe e c'è l'impressione che le cose non vadano da nessuna parte, molto probabilmente dovuta appunto a questo litigio che potreste avere in merito appunto a una convivenza, ma poi vedo che questa persona, se voi vi siete un po' raffreddate, quindi gli avete fatto capire che è una cosa che vi ferisce e che non vi fa star bene, qua questa persona potrebbe ripensarci e volervi incontrare per appunto decidere eventualmente di una convivenza. Qua mi esce il 10 di coppe e anche il 2 di coppe. Io qua direi che ci saranno un po' di difficoltà perché ci saranno delle difficoltà sicuramente iniziali. Questa persona, ripeto, si sente un po' sotto pressione, però alla fine direi che siccome molto probabilmente non vuole perdervi, cederà e farà il passo, insomma, deciderà di andare avanti e di andare quindi a convivere. Va bene, variante 1, io spero che la stesa vi sia piaciuta. Adesso raccolgo le carte e passo alla variante 2. Ok, tarocchi di Osho. Va bene, allora passo alla variante numero 2, quindi la variante arancione, andiamo a vedere un po' se questa persona ha intenzione di convivere con voi. Quindi vado a fare una stesura generale per capire la situazione. Messaggio in una bottiglia. Qua sono usciti 4 oracoli, di là invece 3, quindi ricordate che se vedete che diciamo ci sono più carte da una parte e meno dall'altra, è perché io lascio che escano, cioè se vedo che le carte vengono fuori, vogliono parlare, io le lascio parlare. Allora, con le energie che ha questa persona verso di voi, questo è il fondo mazzo, e le vostre di energie. Allora.
Allora, qua mi escono delle belle carte, molto molto belle. Allora, qui, allora, belle sotto un certo punto di vista. Allora, partiamo dalla carta dell'arcano maggiore del Sole. Qui c'è una situazione che è estremamente solare, serena, direi anche appagante. Mi fa pensare che ci sia molta condivisione tra di voi, quindi qua il Sole è una delle carte più belle del mazzo dei tarocchi, degli arcani maggiori, quindi mi parla di serenità, di condivisione, di appagamento e di gioia. Abbiamo il cuore fedele, quindi un rapporto in cui vi sentite appartenere l'un l'altro, vi aiutate reciprocamente, qua ci sono anche comunicazioni, messaggi e diciamo che ci si aiuta e si è disposti, ben disposti nei confronti l'uno dell'altro. Qua diciamo si sta proseguendo in parallelo insieme e sembra apparentemente che non ci siano grossi problemi, grosse difficoltà. Ci sono due carte però che non mi piacciono molto. Una è questa qua che mi parla di tutto ciò che luccica e l'altra è la Politics, che è quella che fa parte delle energie della persona di cui chiedete. Allora, qui con questa carta un po' mi sta a significare che è un rapporto che, in cui si tende a dare molta importanza alle apparenze, a tutto ciò che vedono gli altri, a tutto ciò che dovrebbe essere fatto in un certo modo, cioè un po' degli ideali per far vedere insomma che le cose vanno bene, la il tipico atteggiamento che si hanno, che si tiene tendenzialmente su magari sui paesi molto piccoli in cui la gente parla e si fa fatica a prendere delle decisioni di un certo tipo perché appunto è meglio che vedano diciamo i panni sporchi si lavano in casa. Ecco, questa è proprio la carta che parla di questo tipo di comportamento, di atteggiamento rispetto a questo rapporto. Quindi mi dà un po' l'impressione che si cerchi di mostrare un po' quello che emerge da questo rapporto, che comunque non è una recita perché le carte sono molto positive, quindi il rapporto comunque funziona, è un bel rapporto, però c'è un po' la tendenza di mostrare un po' l'eccesso, ecco, l'eccesso di questa situazione. Non mi piace molto questa carta perché questa persona verso di voi ha delle energie un po', cioè non è proprio sincera. Si sta comportando come una persona, vedete qua c'è la maschera, quindi è una persona che non sta mostrando la reale faccia che ha. Qui potrebbe essere comunque o una persona che vi sta anche mentendo, ma non è detto, però mi fa più pensare che questa persona stia tenendo su diciamo un gioco che magari non fa parte del proprio carattere, delle proprie aspettative, delle proprie, cioè è come se stesse se verso di voi non fosse la persona più sincera del mondo, come se non vi stesse mostrando quello che è realmente, quello che vuole realmente, quello che è proprio la propria realtà, il proprio essere. Sta vivendo il rapporto così momento per momento, quindi non si sta facendo aspettative, non si sta facendo progetti. E questa persona si sta anche un attimo guardando dentro, però ripeto, qua non escludo che questa persona abbia anche dei problemi relativi al passato, che magari ha questo comportamento perché sì, in passato non ha subito magari ha avuto dei problemi, ha subito insomma delle ferite importanti, perché qua mi parla, vedete ci sono queste, non so se riuscite a vederle, queste figure dietro, ok, che sì, un po' tormentano l'anima di questa persona. Quindi mi fa pensare che potrebbe essere anche esattamente quello che questa persona vi nasconde, cioè il fatto che è un po' tormentato da delle situazioni che magari non gli permettono di vedere oltre, cioè non gli permettono al momento di fare dei progetti, ma di andare avanti giorno per giorno senza farsi aspettative né niente di particolare.
Nel fondo mazzo c'è la carta di completamento, quindi comunque questa persona tutto sommato sta bene con voi, si sente diciamo completo, realizzato. Fate un po' attenzione a questa carta perché secondo me questa persona non vi sta proprio dicendo, cioè vi sta mostrando qualcosa che non è quello che è. Ok. E voi invece avete delle belle energie, siete in pace, siete serene, vi sentite comunque appagate, provate anche un senso di innocenza, di purezza verso questo rapporto e mi esce la carta dell'accettazione, quindi qui siete diciamo predisposte ad accettare questa persona, a riceverla, avete delle energie molto comunicative, molto aperte, ecco. Andiamo a vedere con i tarocchi se questa persona si deciderà a convivere con voi. Andiamo un attimo a vedere. Oddio santo. Allora. Allora, qui convivenza, vi dico subito che no. Allora, qui abbiamo un set di bastoni e non escludo per alcune di voi, fate attenzione perché qua ci sono due donne. Allora, c'è una regina di bastoni e una regina di coppe. E questa politique, qua, questa maschera, io non vorrei che questa persona vi stia mentendo. Perché qui il 7 di bastoni mi parla anche di avversari, ok? Ehm, quest'uomo con questo set di coppe mi fa pensare che vi volta le spalle, proprio nel vero senso della parola, per andare verso un'altra persona. Allora, qui abbiamo due situazioni diverse. Allora, quest'uomo sicuramente a questo punto, vedendo la stessa di tarocchi, ve la sta raccontando. Non ha intenzione di convivere con voi, anzi vi dirò che qui ci sono due donne, una è la regina di coppe, che è la donna amata, quindi molto probabilmente siete voi, che per lui è estremamente importante, però diciamo non ci sono carte di convivenza, cioè vi ritiene la donna amata, vi ritiene importante per la propria vita, ritiene che siate la persona con cui instaurare diciamo un progetto anche insieme con questo 3 di pentacoli, ma questa persona ha lo sguardo rivolto verso qualcun altro, ok? Verso una regina di bastoni che potrebbe essere invece di un segno di fuoco, ma ricordo non non soffermatevi sui segni. E anche qua vedete in fondo mazzo mi esce proprio il 6 di spade, cioè lo spostarsi per andare verso qualcun altro, e guardate sotto cosa c'è, un 3 di coppe, quindi vuol dire che in questo rapporto si è in tre persone in questa situazione e che incontra più persone. Qui secondo me dalle carte che escono, vedendo anche la politique, questa persona vi sta mentendo assolutamente e ha un'altra donna. E, per alcuni di voi potrebbe essere che questa persona si senta appunto un po' attaccata sotto un certo punto di vista e magari sotto pressione da parte vostra, ma comunque vi dà le spalle questa persona, cioè si sta voltando e sta andando verso questa regina di bastoni. E, che è molto probabilmente è una donna estremamente passionale, quest'uomo vi sta mentendo. Allora qui peccato per le carte perché il rapporto è un bel rapporto, ma sì, questa persona non è sincera, quello è il problema. Cioè voi siete in fase cioè, siete serene. Per alcune di voi, ma qua veramente per molte poche, questa accettazione mi fa pensare anche che lo sappiate,
di essere in tre e che abbiate deciso per il quieto vivere di accettare la situazione, ma comunque convivenza qui proprio no, mi spiace. Va bene, variante 2, io vi ringrazio per aver seguito l'interattivo, vi invito a mettere mi piace, ad iscrivervi al canale, commentatemi, ditemi se le stese risuonano con voi e ricordatevi di attivare la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico. Io vi do un abbraccio grandissimo e vi aspetto con i prossimi video.